Ho parlato spesso su questo canale dell'ascolto e della sua importanza nelle relazioni e in particolare nella seduzione. Quando tengo corsi in aula o online è una parte fondamentale del programma poiché lo ritengo la principale condizione per far fiorire qualsiasi rapporto. Spesso per introdurre l'argomento chiedo ai miei allievi di dirmi quali sono le persone della loro vita che sanno farli sentire ascoltati nel vero senso della parola. E le risposte che ricevo non superano mai le 5 unità per i più fortunati. Alcuni mi rispondono di non averne alcuna. Al di là dell'ovvio, penso che anche tu provi un certo sconforto quando parli, magari in risposta a una domanda che ti ha fatto il tuo interlocutore e ti accorgi che lui ha lo sguardo perso altrove, oppure ti guarda ma sembra trapassarti con gli occhi, assenti, o peggio ancora viene sequestrato dal suo smartphone. Non è un caso che in molte coppie serpeggi l'accusa non mi ascolti mai, ma la stessa accusa la sento fare da molte madri ai figli. In ambito lavorativo, durante le riunioni di reparto a cui assisto spesso come spettatore nelle aziende che mi chiedono un intervento, la maggior parte dei partecipanti ha davanti a sé un tablet o un PC e non offre il suo sguardo alla persona che sta parlando. Alcuni oratori, per loro fortuna, riescono a non demotivarsi per questa assenza di sguardi. Altri, come capita a me, per esempio, ne vengono contagiati in maniera negativa, tendono a demotivarsi e a essere meno performanti. Ovviamente non possiamo né dobbiamo ascoltare tutti a prescindere, dal momento che molte persone sono interessanti come la vecchia guida del telefono. Tuttavia, a mio parere, potremmo sforzarci di farlo come si deve quando siamo davanti a qualcuno che è fondamentale per noi. Ci ho scritto un saggio sulle relazioni fondamentali, spiegando che non sono esclusivamente quelle con la famiglia, con i partner o con i figli, ma sono anche quelle con i colleghi, dal momento che passiamo una mole di ore maggiore insieme ai colleghi rispetto a quante ne passiamo con chi amiamo. È con queste persone che potremmo e dovremmo offrire un'ottima versione di noi per far funzionare la relazione al meglio ed evitare che ci entrino nelle scarpe sassolini scomodi che a lungo andare creano disagi di vario tipo, non solo a noi, ma anche a loro. Oggi vediamo insieme alcune sfumature non verbali che possono aiutarci a diventare coinvolgenti e interessanti agli occhi degli altri, semplicemente facendoli sentire ascoltati. Iniziamo dallo sguardo, che come ti ho accennato è il canale più importante da gestire quando interagisci con una persona. È fondamentale che il tuo interlocutore non inizi a girovagare con lo sguardo durante la vostra interazione, come è fondamentale che non lo faccia tu, ovviamente. Purtroppo tendiamo un po' tutti a guardare l'interlocutore negli occhi quando parliamo noi, mentre smettiamo di guardarlo quando è il suo turno di parlare e quando c'è un momento di silenzio. Se vuoi conquistare profondamente una persona, devi importi di fare l'esatto contrario. Guardala negli occhi mentre è lei a parlare e anche quando fa delle pause, senza fissarla se non la conosci molto bene, perché potresti metterla a disagio. E quando parli tu, permettiti di distogliere lo sguardo occasionalmente, ma facendo molta attenzione a come lo distogli, soprattutto sul piano della direzione e della velocità di movimento oculare. Apro una parentesi importante. Tieni sempre presente che se sei un maschio e davanti a te c'è un altro maschio, la questione, soprattutto se vi siete appena conosciuti, è piuttosto delicata. I detentori del cromosoma Y infatti possono avvertire un senso di minaccia o di ostilità quando a guardarli negli occhi è un uomo, oppure possono interpretarlo come uno scomodo tentativo di flirt. Questo accade per una questione meramente chimica. Il contatto visivo tra uomini, ma anche tra ragazzini abbastanza cresciuti, quando la conoscenza reciproca è ancora scarsa e quindi anche il grado di fiducia, stimola innanzitutto la produzione di adrenalina, che può scatenare risposte di aggressività. Per una femmina, invece, il contatto visivo non è mai troppo, anzi è auspicabile, basta che sia calibrato e mai insistente, come quello che può avere un corteggiatore non voluto, magari anche ubriaco. Tornando al distogliere lo sguardo quando sei tu a parlare, la direzione in cui lo distogli dovrebbe essere sempre e solo alla tua destra e alla tua sinistra.
Se guardi in basso, infatti, potresti dare un'impressione di poca sicurezza, di timidezza o di imbarazzo, quindi l'interlocutore potrebbe percepire una certa sottomissione. Se guardi in alto, potresti dare un'impressione di altezzosità e l'interlocutore probabilmente tenderebbe a chiudersi, pensando che ti senti superiore a lui. Quindi solo destra o sinistra, ma con un movimento lento, mai a scatto per intenderci, un tempo che dia l'impressione sottile che sei leggermente riluttante a distogliere il tuo sguardo dai suoi occhi. Ricorda che in un'interazione da vicino, se una persona sposta gli occhi spesso e in modo veloce in altre direzioni, accende una sensazione di pericolo nell'inconscio dell'altra e contamina il grado di fiducia. I tuoi occhi, quando sei tu a parlare, dovrebbero essere fluidi come i fiori di loto che si spostano sull'acqua calma, grazie a una brezza leggera. Ogni movimento oculare brusco o nervoso è molto controproducente perché genera tensione nell'interlocutore. Personalmente ho dovuto fare un grande lavoro su questa sfumatura e so quanto può essere difficile per molti riuscire a intervenire su abitudini così radicate, ma se ce l'ho fatta io, puoi farcela anche tu. Rimanendo sul piano non verbale, esiste una posizione che probabilmente assumi in maniera naturale ogni volta che sperimenti un forte coinvolgimento nei confronti di chi parla. Reclini leggermente la testa da un lato. Farlo davanti a una persona particolarmente seducente è naturale, ma se ti educhi ad assumere il più spesso possibile questa posizione quando i tuoi interlocutori ti stanno raccontando qualcosa, posso assicurarti che trasmetterai loro una sensazione piacevolissima, quella di avere a che fare con un rarissimo esemplare di essere umano. Numerosi studi comparati dimostrano che le persone che inclinano il capo da un lato risultano più affidabili e seducenti agli occhi degli altri. Non è un caso che sia gli uomini che le donne assumano questa postura naturalmente nel tentativo di rendersi più desiderabili e disponibili. Infatti, quando si parla di riproduzione e quindi di impulsi genetici, le probabilità di successo sono molto più alte se scegliamo qualcuno che è attratto da noi. Un altro aspetto importante da prendere in considerazione per offrire la sensazione di un ascolto sincero è annuire. Atto non verbale che ha più di una sfumatura. Ricordati di annuire di tanto in tanto, poiché questo gesto affermativo del capo, seppur possa sembrare una cosa modesta, ha un ruolo importantissimo quando vogliamo instaurare una buona relazione. Quando è l'altro a parlare, annuire di tanto in tanto con lievi cenni, quasi impercettibili e mai bruschi, lo incoraggia a parlare e a fidarsi nell'aggiungere informazioni che non racconterebbe ad altri. Puoi annuire in maniera discreta anche quando fai una domanda finalizzata all'attuazione di un comportamento specifico e vuoi che l'interlocutore reagisca positivamente. Ad esempio, se chiedi al tuo partner che ne dici di andare al cinema stasera e annuisci leggermente pronunciando la domanda, è molto più probabile che accetti l'idea. Concludendo, non mi stancherò mai di ripetere quanto saper ascoltare e riuscire a far stare bene le persone che stanno parlando con noi sia la base fondamentale per riuscire a essere affascinanti, carismatici e, perché no, anche seduttivi. Tornerò a sedermi qui sabato prossimo alle 11. Buona settimana.